Questa è considerata la tifoseria più odiata e violenta d'Inghilterra. A differenza delle big del calcio inglese, il Millwall è famoso in tutto il mondo non tanto per i trofei, pochi, quanto per la sua terribile reputazione plasmata negli anni '80 dal fenomeno hooligans. Absolutely disgraceful. Oggi gli hooligans sembrano un lontano ricordo, ma nonostante questo il club fa ancora fatica a staccarsi da quell'etichetta di squadra con la peggior fanbase di tutta Inghilterra. Oggi vi porto nell'East End londinese per capire come nasce ed evolve la leggenda del Millwall e la sua gente, dai pontili sul Tamigi, ai pub, Cheers, fino al Dead End. Non in un posto a caso, ma nel settore più vero, elettrico ed ostile di tutto lo stadio, laddove altri reporter e le loro videocamere hanno avuto vita breve. Mate, stop fucking filming this, will ya? in questo momento ci troviamo al Millwall Inner Dock e fa strano pensare che una squadra come il Millwall, che ha questa aura di squadra della working class, venga da un posto che nel 2026 è così. Ci troviamo a Canary Wharf, lì dove il Tamigi forma una U quasi perfetta, dando vita all'Isola dei Cani, ed è proprio qui che nel 1885 viene fondato il Millwall Rovers. Subito prese il soprannome di Dockers, scaricatori di porto. Infatti la squadra venne fondata da alcuni migranti scozzesi che lavoravano alla J.T. Morton, una delle tante fabbriche che costellava questa zona, che era un pochettino il cuore produttivo della Londra vittoriana. I colori sociali blu e bianco, non a caso perché riprendono i colori della bandiera di Sant'Andrea, quella scozzese. Infatti la fabbrica da cui gli operai fondarono la squadra era principalmente composta da immigrati scozzesi. Nei primissimi anni il club cresce rapidamente, cambia subito nome in Millwall Athletic e comincia a guadagnarsi l'attenzione nazionale con 2 semifinali di FA Cup raggiunte prima della Grande Guerra, imprese considerate talmente eroiche che valsero un nuovo soprannome, The Lions. Il Millwall quindi diventa subito il riferimento per tutta quella classe popolare e lavoratrice dell'East End londinese, e dopo un periodo di nomadismo a livello di stadio trova finalmente la sua casa, lo storico Dead End, dove il Millwall fa le sue prime apparizioni nel 1909. Proprio come fece il club, anche noi ci spostiamo da Canary Wharf a Bermondsey, dall'altra parte dell'acqua, dove però non cambia la sostanza, perché rimaniamo in un quartiere operaio che accoglie il Millwall nel 1910 con più fame di calcio che mai. Attorno a questa identità operaia si sono plasmate diverse leggende, come la rivalità col West Ham, dove alcuni dicono che è nata dallo sciopero generale del 26, o delle partite che iniziavano 15 minuti dopo per permettere ai lavoratori di arrivare in tempo al campo, ma nessuna di queste storie è realmente verificabile da fonti ufficiali. Quello che invece sappiamo con certezza è che negli anni 20 e 30 il Millwall attirava già folle enormi. Nelle partite di FA Cup del 37 venivano riportati oltre 48.000 spettatori e un ambiente già così caldo da portare chiusure e multe per continui problemi di ordine pubblico. Arrivati alla fermata di Bermondsey, adesso ci aspetta un lungo viale che ci porta al Dead End e a tanti pub. Tra l'altro i biglietti sono facilmente acquistabili sul sito. Questo è un derby e noi li abbiamo presi quasi 2 mesi prima. Diciamo che qua non ci sono tutte quelle problematiche di biglietti della Premier League, ovviamente. Vi lascerò i nomi segnati perché non me li ricordo tutti. Pub normale, dentro tanti tifosi, anche qua dietro gente con la sciarpa intascata dentro, tanti badge di Stone Island e sciarpe di Barberi, insomma stile casual, visto anche appena usciti dalla stazione, molto presente. Viva birrette piccole perché se dobbiamo farli tutti arriviamo allo stadio un po' appesantiti, se no. Cheers. Il St. James ci dà il benvenuto in un quartiere di Londra che da turista verrai a visitare solamente con un biglietto per il Millwall in tasca. Per decenni qui la vita ruotava attorno ai docks, ma nel secondo dopoguerra, con la modernizzazione del trasporto marittimo e l'arrivo dei container, le banchine si svuotarono, le gru si fermarono e migliaia di lavoratori persero il loro punto di riferimento, aumentando tra la gente del posto incertezza e tensioni. E dagli anni 60 in poi tutto questo finì a sfociare anche nel mondo delle firme hooligans. Prima
prima conosciuti col nome di F-Troop, poi con quello di Bushwhackers. La firma del Millwall è forse l'emblema dei peggiori eccessi del fenomeno hooligans. Da questi sottopassaggi uscirono scontri arrivati alla cronaca di mezzo mondo. Gli scontri con la firma del Chelsea nel 76, fino ai disastri di Luton, dove un settore ospiti con la capienza di 4.000 persone venne invaso da 8.000 Lions. 700 furono i seggiolini staccati e le scene si commentano da sole. Divennero presto i più bersagliati dai media ed è proprio per questo motivo che nasce il leggendario coro No One Likes Us. Siamo probabilmente davanti alla firma più temuta di tutto il Regno Unito, a cui, pensate un po', viene anche associata l'invenzione di un'arma rudimentale, il Millwall Brick, un manganello formato da giornali arrotolati. Paradossalmente è proprio grazie a loro che probabilmente state guardando questo video, perché dal punto di vista sportivo c'è ben poco da raccontare. Solo 2 partecipazioni in massima divisione dall'88 al 90, una quasi vittoria dell'FA Cup nel 2004, persa 3-0 con il Manchester United, ma che valse la qualificazione in Europa ed è uno dei pochi casi in cui una squadra di seconda divisione riuscì a giocarla. A parte questi exploit, bene o male, il Millwall ha sempre militato tra seconda e terza divisione. A ormai pochi passi dal The Den incrociamo 2 dei pub più frequentati dai tifosi del Millwall, uno di questi tra i più iconici e meglio addobbati. Che però, converrete con me, è decisamente vuoto per essere a 2 ore da un big match come quello odierno. Ecco, diciamo che la signora del pub mi ha caldamente consigliato di uscire e anche a passo bello spedito. Clamoroso epic fail, ovvero che avevo visto l'orario della partita ed ero convinto fosse alle 12. Poi vado a controllare e mi segna l'applicazione 13:30. Mi suonava un po' strano ed effettivamente andiamo adesso al pub e ho detto: ma dove sono già tutti? Di solito qua in Inghilterra stanno un bel po' nei pub. Guardo meglio, minchia, alle 12:30. Mancano 20 minuti alla partita e siamo quindi clamorosamente in ritardo. Peccato, perché la lista dei pub era ancora lunga e dovevamo anche pranzare. Quantomeno siamo riusciti a risparmiare qualche soldo da reinvestire più tardi. Soldi che io ormai da tempo non lascio più fermi in banca, ma sul mio conto remunerato di Scalable Capital, broker e banca tedesca regolamentata che ancora per pochissimo tempo offre 25 euro di benvenuto per i nuovi iscritti. Scalable ha appena lanciato il conto deposito non vincolato che vi dà il 2,5% di interessi sulla liquidità senza nessun vincolo. Ritirate e depositate quando volete. In più l'app è davvero semplice e intuitiva. Permette di investire facilmente in azioni di ETF oppure di creare un piano di accumulo mensile dove una somma prestabilita, anche piccola, viene investita automaticamente ogni mese. Il tutto gratuitamente, anche partendo da un singolo euro. Per scaricare l'app e ottenere i 25 euro di benvenuto vi lascio qua sotto il link in descrizione o potete scannerizzare il QR code che vi lascio qua sopra. Sarò onesto, qui ero abbastanza teso, non tanto perché stavamo per perdere il fischio d'inizio, ma perché da pessimo moroso ho pensato di comprare il biglietto anche alla mia morosa in un settore che, come si vede in alcuni video esteri, non è proprio il massimo dell'inclusione e con la quasi totalità di presenza maschile. Partita palesemente già iniziata. Noi siamo tra l'altro tutto di là. E con l'ansia di perderci un possibile gol non andiamo subito nel secondo anello, dove avevamo preso il biglietto, ma entriamo esattamente sotto, al primo anello. Mai scelta fu più azzeccata. Direi un inizio all'altezza delle aspettative per un South London derby che vede il Millwall affrontare il Charlton Athletic, squadra che dista solo 6 miglia dal The Den. Una rivalità che quindi si basa soprattutto su aspetti geografici e di vicinato e che nella partita d'andata ha portato anche a qualche tafferuglio.
Partita maschia, clima elettrico e decisamente più ruvido e coinvolgente rispetto alle precedenti esperienze inglesi. Decidiamo di guardarci da qui tutto il primo tempo e dopo una birretta per allentare la tensione entriamo nella Upper Dock Stand, nella speranza di riuscire a fare qualche ripresa. Miglior scelta di mettersi vicini al settore ospiti non si poteva fare. Forse i video visti online erano un po' troppo overdramatic sul tema ambientale e di riprese. Ma ho percepito un'aggressività particolare e un clima di sfiducia e di violenza che non avevo mai conosciuto prima di entrare nella Upper Docker Stand. Uno dei tifosi ha persino cercato di afferrare la mia telecamera con la forza. Seppur in maniera discreta, evitando di infastidire qualcuno, sono riuscito a documentare tutti i momenti più belli dei secondi 45 minuti, fatti per lo più di insulti al settore ospiti, dove per i tifosi del Charlton, in pochi minuti, si concretizzerà una domenica da incubo. L'ultima volta che il Charlton vinceva qua io dovevo nascere, quindi più di 30 anni fa. Nella storia recente, mai come in questa stagione, il Millwall vede la concreta possibilità di andare in Premier League. Penalty finale per sancire il 3-0. E come detto, da queste parti la prima divisione manca da oltre 30 anni e vi prometto che se il 70% di voi che guarda i video e non è iscritta schiaccia quel bottone e ci fa arrivare a 100.000 iscritti entro maggio, troviamo il modo di seguire i Lions fino all'ipotetica finale di Wembley. Questo video non vuole essere assolutamente un invito a farvi andare in questi settori, che è giusto che rimangano dei local, ma era giusto per sfatare qualche mito che si vede online, perché giudicare questo club solo per il suo passato turbolento e violento è ormai obsoleto, perché il Millwall oggi è questo, un club di quartiere che non vince mai nulla, ma è comunque orgoglioso e fiero di quello che rappresenta fin dalle sue origini, e sono davvero contento perché finalmente ho trovato l'atmosfera inglese che ho sempre idealizzato, gente vestita in modo casual, cori improvvisati in successione, spesso a sfottere in maniera goliardica l'avversario, e una sana anarchia dove la gente se ne fregava del divieto di fumo e di alcol. Tutto questo al prezzo di 38 sterline. Davvero soldi ben spesi. Si conclude con un netto 4-0, ma un'esperienza clamorosamente divertente, probabilmente la miglior esperienza che abbia mai fatto in Inghilterra.
Sappiamo che il calcio inglese viaggia molto sull'entusiasmo dei risultati e quindi questo 4-0 in un derby ha influito tantissimo, ma esperienza, tanta roba. E anche questa volta da Londra è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete altri contenuti di questo tipo e noi ci vediamo al prossimo video.